I would say let's start. A warm welcome on behalf on Places, the Interact project we are doing now since the start of this year with four touristic regions such as the region of Vicenza, so the city of Vicenza, with the Museo Naturalistico Archeologico and Independent, Tirolo Alto Adige, Südtirol with Independent and Fortezza Franzensfeste, and in Tarvisio with the Consorzio Turistico del Tarvisiano and the Cave del Predil Museum, and finally Carinthia with the Museum Kärnten Museum and the touristic board, the Corinthian touristic board, which I represent. We are pushing places. I want to translate places first, or define places as promoting landscapes and accessibility for cultural, experimental, tour and sustainable tourism. And in the course of this project, we are holding three different webinars, and the very first one is a basic one, because we all now need to know how to apply the laws, the European laws, which are operated since last year, since this year, and of course how we manage to make our digital appearance, our home pages, barrier-free. So I'm giving the voice to Diego Vicentin from Independent. He's very, very expert, because not only he's working with a company which is, or with a group which is dedicated to barrier-free tourism in general, but he's the digital expert over there. So please, Diego, please tell us about everything about. Diego will talk in Italian, and as I already told, in the chat notes you can find the link to the Wordly direct and simultaneously translation from Italian or to English or to German. You can choose it over there. You can put it in transcript, so you can read it, but you can also hear it if you load the voice of Diego. So please, Diego, this is your stage now. Buongiorno a tutti, grazie Elke. Allora, come ha detto la Elke, io parlerò in italiano, perché in un'altra lingua sarebbe penoso. Parlerò molto lentamente per dare modo al traduttore in tempo reale di lavorare al meglio. Mi presento brevemente, nel frattempo ammetto altre persone alla riunione. Io sono Diego Visintin della cooperativa sociale Independent Tel di Merano, e nello specifico mi occupo di accessibilità digitale da quasi 20 anni, diciamo ormai, e oggi andremo a vedere qualcosa. Ci vorrebbe molto più tempo per vedere nello specifico, nel dettaglio molto, quindi oggi vedremo un po' la regolamentazione, la normativa europea, e poi vedremo qualche esempio, qualche consiglio, qualche trucco per l'accessibilità digitale che potrete andare anche a utilizzare nel vostro lavoro. Il meeting viene registrato, sappiate che siete in registrazione, perché poi verrà montato e messo a disposizione su YouTube per futuri utilizzi. Io adesso andrei allora a condividere una presentazione. Allora.
Ok. So, vedete la presentazione, se mi date conferma. Perfetto. Sì. Ma come detto, io parlerò abbastanza lentamente per dare modo al traduttore di lavorare. Allora, un attimo, ci sono ancora persone che stanno entrando. Le faccio entrare. Ok. Allora, che cosa si intende per accessibilità in generale? Solo che... Ok. Allora, l'accessibilità in generale è l'insieme di caratteristiche di un ambiente fisico o digitale che garantiscono a tutte le persone, a prescindere dalla condizione e dalle competenze, un accesso equo e illimitato a tutti gli ambiti della vita. Non si tratta quindi solo di barriere fisiche, come possono essere dei gradini all'ingresso di un edificio, ma anche di barriere digitali. Nello specifico, l'accessibilità digitale, cito testualmente l'articolo 2 della legge italiana del 2004, la famosa legge Stanca, orgogliosamente una delle migliori da questo punto di vista in Europa. La capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazione anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Adesso andiamo a vedere una panoramica dello stato quasi attuale in Europa. Sono dati che si riferiscono a un monitoraggio del 2023. Pensate che ben il 5% della popolazione europea non utilizza internet a causa di una disabilità, o meglio, a causa delle barriere digitali presenti in internet. Stiamo parlando di oltre 20 milioni di persone. Per avere un metro di paragone è come se stessimo parlando dell'intera popolazione della Scandinavia, che non può accedere a internet. In Europa oltre 100 milioni di persone sopra i 16 anni, persone adulte, ovvero un quarto della popolazione adulta europea, ha una qualche forma di disabilità. Uno dei fattori che più incidono su questo numero è l'invecchiamento della popolazione. Infatti oltre il 50% di questo numero, di queste persone, supera i 65 anni. Questa invece è la percentuale dei siti web accessibili alle persone con disabilità in Europa, meno del 10%, che è un dato abbastanza sconfortante. Dall'anno del monitoraggio, il 2023, sicuramente è migliorata la situazione, però dobbiamo vedere i dati del prossimo monitoraggio per avere un quadro un po' più chiaro. Perché l'accessibilità digitale è importante? Perché, come abbiamo visto, è un principio che mira a garantire che tutti possano accedere e utilizzare prodotti e servizi digitali. Ed è un tema di grande rilevanza per diverse ragioni. La prima, ovviamente, è l'inclusione, la più importante. L'accessibilità digitale promuove l'inclusione sociale, consentendo a persone con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive di partecipare attivamente alla vita online. L'ampliamento del pubblico, contenuti digitali accessibili e raggiungono un pubblico più ampio e questo si traduce in maggiori opportunità di business o in una migliore reputazione per tutte le aziende. Anche i principali motori di ricerca danno un ranking migliore, ad esempio, ai siti accessibili, che vengono così indicizzati in posizioni migliori nei risultati di ricerca. L'esperienza dell'utente è migliorata. Sembra superfluo dirlo, ma un sito web o un'applicazione accessibile è più facile da usare per chiunque e non solo per le persone con disabilità. Non ultima la conformità legale, l'accessibilità digitale è un requisito di legge, è un obbligo in Europa, regolamentato appunto a livello europeo nei singoli stati dell'Unione. Infine, ma non per importanza, è un'etica, per etica, tutti senza esclusioni dovrebbero avere le stesse opportunità di accesso all'informazione e ai servizi. E quindi chi beneficia dell'accessibilità digitale? Ovviamente persone con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive sono i principali beneficiari dell'accessibilità digitale. Ma non solo, anche le persone con disabilità temporanee. Ad esempio,
un braccio ingessato, problemi di vista, transitori o qualsiasi altro impedimento che possa limitare l'uso di un dispositivo digitale, chiunque abbia una di queste disabilità temporanee trae vantaggio dall'accessibilità digitale. Gli anziani, abbiamo visto che il numero di persone oltre i 65 anni è in crescita e con l'avanzare dell'età molte persone possono sperimentare difficoltà visive, uditive e motorie, che rendono l'utilizzo dei dispositivi digitali più complesso. Persone con bassa alfabetizzazione. Chi ha difficoltà di lettura può beneficiare di contenuti audio e video descrittivi. Pensiamo anche agli immigrati che possono avere grossi problemi con le lingue europee. E in generale comunque tutti gli utenti, come già detto, anche tutte le persone al di fuori di queste categorie possono trarre vantaggio dall'accessibilità. Ricordiamo che un sito web accessibile è generalmente più facile da usare, più intuitivo e offre una migliore esperienza utente. Quali sono gli esempi, quali sono i contenuti digitali? Ne vediamo qualche esempio. Quindi oltre ai siti web e alle applicazioni, abbiamo ad esempio gli ebooks, video, podcast, ma anche i totem digitali, quelli che possiamo trovare nelle banche o alle poste o nei comuni dove prenotare il proprio turno allo sportello, ad esempio. Anche quelli ovviamente devono rispettare i requisiti di accessibilità ed essere fruibili anche attraverso tecnologie assistive in uso agli utenti. Adesso vediamo qualche esempio anche di questo. Qua vediamo screen reader, controllo vocale, riproduzione vocale. Qui manca il sistema induzione, ad esempio usato da chi ha una disabilità uditiva. È un sistema che invia all'impianto della persona le informazioni. Solitamente si trova spesso implementato nelle biglietterie automatiche delle stazioni ferroviarie, ma anche in molti sportelli dell'ATM. Vediamo adesso la condizione quadro, la parte legale. Quindi andiamo a vedere oh, c'è una persona che si sta collegando ora. Ok. Allora, per l'accessibilità in generale abbiamo diversi quadri di riferimento, ma a noi interessano soprattutto quelli dell'accessibilità digitale, tra cui troviamo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti della persona con le disabilità, le direttive UE europee, tra cui quella di recente attuazione, l'European Accessibility Act e gli standard DIN. Inoltre abbiamo degli standard internazionali a supporto che ci mettono a disposizione le linee guida per la progettazione accessibile dei contenuti digitali. Per quanto riguarda il web, il riferimento sono le WCAG, le Web Content Accessibility Guideline, mentre per i documenti PDF, che sono il documento digitale per eccellenza, lo standard è la Universal Accessibility. Vediamole un po' più in dettaglio. La Convenzione ONU, la Convention on the Right of Persons with Disabilities. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è stata firmata nel 2006 ed è entrata in vigore nel 2008. È stata poi ratificata dall'Italia e dall'Unione Europea nel 2009. La Convenzione richiede, tra le altre cose, l'accessibilità completa come prerequisito per la pari partecipazione delle persone con disabilità. Una cosa importantissima da ricordare è che nessuna legge nazionale può andare a sostituire o scavalcare le convenzioni ONU. Passando alle direttive europee, abbiamo lo standard UNN 301-549 che definisce i requisiti tecnici per l'accessibilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le ICT, quindi compresi i siti web, software e documenti. Si basa su standard internazionali come le WCAG che abbiamo visto e ha come obiettivo che tutti i contenuti digitali debbano essere progettati per essere accessibili alle persone con disabilità. Abbiamo la WAD, la direttiva sull'accessibilità del web 2016, sancisce l'obbligo per gli enti pubblici di fornire siti web
e applicazioni molto mobili accessibili. L'introduzione è stata graduale e gli enti hanno avuto tempo fino a giugno del 2021 per adempiere agli obblighi. La direttiva, oltre a siti web e applicazioni, riguarda anche i documenti PDF. E infine abbiamo la direttiva europea del 2019, l'European Accessibility Act, che è il pilastro normativo europeo sull'accessibilità digitale e obbliga i fornitori del settore privato a fornire prodotti e servizi accessibili. Introdotta, ho detto, nel 2019, adottata dagli Stati membri nel 2022. Aveva come termine ultimo di adempimento da parte degli interessati il giugno 2025. La direttiva riguarda i dispositivi digitali come gli smartphone, i negozi online, i famosi e-commerce, i self-service pubblici come i totem digitali di cui parlavamo prima, i media audiovisivi e gli ebook, come pure i servizi digitali di comunicazione, bancari e di trasporto. La direttiva introduce anche delle sanzioni economiche, prima volta, per gli inadempimenti. Piccole e medie imprese possono essere sanzionate con multe che vanno dai 5 ai 40.000 euro, a seconda della gravità della violazione, mentre per le grandi aziende la sanzione può arrivare fino al 5% del fatturato annuo. Potete immaginare aziende grosse come potrebbe essere Microsoft, cosa potrebbero rischiare, diciamo così. Inoltre va tenuto conto che anche, ci sono anche altri rischi legati all'inadempimento degli obblighi della direttiva. Ad esempio, un prodotto o un servizio non accessibili verrebbero esclusi dal mercato. Le aziende potrebbero incorrere in un danno reputazionale e subire anche azioni legali da parte dei cittadini, oltre a rischiare l'esclusione dagli appalti pubblici. Chi monitora le conformità ai requisiti degli enti pubblici e privati, in Italia lo fa Agid, che è l'Agenzia Italiana per l'Innovazione Digitale. Tra i suoi compiti c'è quello di recepire le direttive europee, come la IAH, nella legislazione nazionale, sviluppare standard di accessibilità e appunto monitorare lo stato attuale a livello nazionale. Oltre alle attività di monitoraggio, Agid fornisce supporto alle organizzazioni pubbliche nell'implementazione di tecnologie accessibili. Sviluppa metodi di verifica e fornisce materiali di informazione, oltre a mettere a disposizione le linee guida internazionali tradotte nella lingua italiana in questo caso. Okay. Allora, quali sono le linee guida a cui fare riferimento? Abbiamo detto sono le WCAG 2.2, le Web Content Accessibility Guideline, che sono strutturate su 4 principi fondamentali, 13 linee guida e 84 criteri di successo. A seconda della soddisfazione dei requisiti, un sito viene inquadrato in uno dei 3 livelli di conformità. Il primo livello è il A, deve, ovvero è il minimo della decenza, diciamo così. Il AA dovrebbe, ed è questo è il livello richiesto alla pubblica amministrazione. E AAA, il gold standard, accessibilità significa accessibilità completa. E questo livello lo si dovrebbe avere come obiettivo almeno per la home page del proprio sito. Vediamo velocemente i 4 principi fondanti delle linee guida WCAG. Il primo è percepibile. Le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentati agli utenti in modo che possano essere percepiti. Tutti gli utenti devono essere in grado di percepire le informazioni presentate. Ciò significa fornire alternative per i contenuti non testuali, come immagini, video e audio. Ad esempio, le immagini dovrebbero avere un testo alternativo che ne descriva il contenuto e i video dovrebbero avere sottotitoli e le informazioni audio dovrebbero essere disponibili anche in formato testuale. Il secondo principio è utilizzabile. Componenti e la navigazione dell'interfaccia utente devono essere appunto utilizzabili.
L'interfaccia utente deve essere fruibile da tutti, indipendentemente dalle loro abilità. Ciò significa fornire diverse modalità di interazione come tastiera, mouse o tecnologie assistive. Ad esempio, un sito web dovrebbe essere navigabile utilizzando solo la tastiera e i moduli dovrebbero essere compilabili anche con un lettore di schermo o uno screen reader. Comprensibile, le informazioni e le operazioni dell'interfaccia utente devono essere comprensibili. Il contenuto e l'interfaccia utente devono essere facili da comprendere per tutti. Questo significa utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, fornire istruzioni chiare e coerenti e organizzare le informazioni in modo logico. Ad esempio, un sito web dovrebbe avere una struttura di navigazione chiara e le informazioni dovrebbero essere presentate in modo coerente in tutto il sito. L'ultimo principio, infine, è robusto. Il contenuto deve essere abbastanza robusto per essere interpretato in maniera affidabile mediante una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive, ovviamente. Questo significa seguire gli standard web e assicurarsi che il contenuto sia accessibile anche con tecnologie obsolete o non standard. Ad esempio, un sito dovrebbe essere poi testato con diversi browser e dispositivi per garantire che sia accessibile a tutti. Solitamente per i browser si tende a, per ogni tipo di browser, che sia Microsoft o che sia di un altro produttore, almeno le ultime 3-4 versioni, perché molte persone con disabilità si abituano molto a un tipo di browser, a una versione di un browser e magari non lo cambiano per qualche anno. Adesso vediamo qualche esempio. Questa è la home page della nostra cooperativa nei primi anni 2000. Quando si usava ancora, lo vedete in alto a sinistra, creare un menu di accessibilità che dava la possibilità di passare a una versione ad alto contrasto del sito. Solitamente è uno sfondo nero con testo bianco o giallo, aumentare o diminuire le dimensioni del testo, oppure eliminare tutti gli elementi grafici presenti e lasciare solo il contenuto testuale. Questa soluzione, per quanto sembrasse ai tempi ottima, si è poi rivelata essere in realtà come andare a creare una sorta di ghetto, diciamo così, per le persone con disabilità che per accedere alle informazioni erano costrette a passare a una versione differente del sito. Ma le WCAG parlano chiaro, il sito deve essere progettato e realizzato in modo tale da essere fruibile da chiunque e con qualunque tecnologia assistiva utilizzata, senza dover andare a impostare manualmente cose sul sito stesso. Quindi si deve pensare a costruire una struttura di navigazione, questo è il nostro sito attuale, che rispecchi la naturale forma di lettura, ovvero dall'alto al basso e da sinistra a destra, quantomeno per il mondo occidentale. La struttura deve essere così anche a livello di codice, con l'utilizzo di tag e proprietà adeguati, e permettere anche a chi utilizza uno screen reader o altra tecnologia di navigazione di poter navigare il sito e accedere a tutte le informazioni contenute in esso, come avviene appunto fortunatamente nel nostro sito attuale. Adesso vediamo qualche esempio e qualche nozione da tenere sempre presente. Una cosa importantissima da tenere in considerazione è il contrasto. Adesso c'è un'altra persona che ha chiesto l'accesso, un po' tardi. Stavano dicendo il contrasto colore tra testo e sfondo che deve sempre rispettare un certo livello di coefficienza. Non è raro purtroppo trovare ancora contrasti insufficienti dettati dalla moda, diciamo così, del momento. Adesso ad esempio la terza combinazione che vedete in alto, lo sfondo verde col testo giallo, è molto di voga in questi ultimi tempi, ma totalmente inaccessibile per ipovedenti anche non gravi. Sotto vedete invece degli esempi di contrasto adeguato.
Non dimentichiamo che anche le dimensioni del testo contano nel contrasto. Un testo troppo piccolo, anche se di colore adeguato, in base allo sfondo, può comunque non raggiungere il coefficiente adeguato, essendo appunto troppo piccolo, come al contrario, un testo di un colore solitamente difficile da abbinare, se di dimensioni adeguate, può risultare conforme. Importantissima è anche la gestione delle immagini, che spesso vengono utilizzate per veicolare informazioni importanti, ed è quindi necessario che venga fornita un'alternativa testuale accessibile soprattutto alle tecnologie assistive. A tale scopo si utilizzano gli attributi di codice alt e description. Nell'esempio la scritta è immagine anch'essa, e quindi si dovrà ripetere il testo all'interno dell'attributo alt, quello che appare quando si passa col cursore sopra l'immagine, ad esempio, oppure o anche riportarlo come didascalia sotto l'immagine. Ancora più importante, spesso l'immagine può essere una infografica. In questo caso le informazioni rappresentate sono molto importanti, addirittura di carattere sanitario, come possiamo vedere ancora le infografiche del periodo del coronavirus. E in questo caso è obbligo descrivere nel modo più dettagliato possibile, aggiungendo nel codice l'attributo description o direttamente fornendo l'alternativa testuale accessibile nel contenuto della pagina stessa. Ovviamente anche i contenuti video devono proporre delle alternative testuali, utilizzando sottotitoli che devono essere sincronizzati e riportare anche eventualmente i suoni rilevanti, ad esempio una porta che sbatte o una musica di sottofondo. Anche una trascrizione testuale completa e un'audiodescrizione migliorano notevolmente l'accessibilità di un video. Qua vediamo un piccolo esempio, facciamo andare per qualche secondo. Ecco, qui vedete una nostra collega che utilizza uno screen reader. Ecco, la persona che sta parlando in questo caso, Roberto Scano, è uno dei maggiori esperti di accessibilità digitale in Europa. Ha contribuito a scrivere la legge stanca in Italia, è uno dei traduttori delle WCAG e è stato presidente della IWA, che è un ente europeo proprio sull'accessibilità digitale e nostro collaboratore da molti anni. Comunque i video devono rispettare anche altri criteri, come ad esempio mettere a disposizione i controlli di navigazione. Ecco, un'altra persona, voi non lo sentite, ma ogni tanto c'è un blim blim e sono persone che si collegano ora. I video devono rispettare, dicevo, altri criteri, mettere a disposizione i controlli di navigazione, il play, lo stop, la pausa, eccetera, eccetera, ben visibili e utilizzabili da tastiera soprattutto. Una regola molto importante su un sito web è che all'apertura della pagina dove c'è un video, il video non deve partire in automatico, deve essere sempre l'utente che a decidere l'avvio del video. Questo è per alcune patologie, come può essere soprattutto cognitive, adesso non mi viene in mente il nome, comunque dove un video che parte in automatico potrebbe creare del disagio alla persona. Molti siti danno informazioni, veicolano informazioni anche attraverso l'audio.
pensiamo ai podcast ad esempio, e in tal caso è importante fornire agli utenti un'alternativa testuale, come una trascrizione completa del contenuto audio, inclusi i dialoghi, suoni significativi e cambi di tono. Questo permette alle persone sorde o con difficoltà uditive di accedere al contenuto ed è utile anche per chi preferisce leggere piuttosto che ascoltare o per una consultazione più rapida del contenuto e dell'informazione veicolata. Inoltre il contenuto audio deve utilizzare un linguaggio semplice, evitare gerghi troppo tecnici non spiegati precedentemente, parlare in modo chiaro e con ritmo adeguato, poiché questo aiuta le persone con disabilità cognitive o linguistiche a comprendere meglio il contenuto. Come per i contenuti video, il lettore audio messo a disposizione deve essere navigabile da tastiera e compatibile con gli screen reader. Allora, veniamo ai documenti PDF, che meritano un discorso a parte. Ormai sono lo standard del documento web e non web. Praticamente qualsiasi sito metta a disposizione della documentazione lo fa sempre attraverso un file PDF. Il problema è che difficilmente i documenti sono conformi allo standard PDF, alla Universal Accessibility. Dall'ultimo monitoraggio, lo vediamo il quarto trimestre 2024, si è scoperto che solamente una percentuale veramente bassa, quindi lo vedete attorno al 2% dei documenti PDF pubblicati, in questo caso dagli enti pubblici, è pienamente conforme ai requisiti di accessibilità. C'è da dire che in questo caso, su questo monitoraggio, sono considerati PDF con errori tutti quei documenti anche con un solo errore. Diciamo che si potrebbe essere un po' più buoni, in effetti la situazione è un po' meglio, però se andassimo veramente a guardare la conformità completa, ovvero zero errori, la situazione a fine dell'anno scorso era questa. Come detto, i file PDF devono seguire le linee guida dello standard PDF UA, che sono state sviluppate sulla base delle WCAG 2.0 a suo tempo, ma poi specificamente sulle caratteristiche del formato PDF. Molto spesso, in molti casi, le regole della Universal Accessibility vanno molto oltre, sono più restrittive delle WCAG. Adesso concludiamo con le ultime slide dove vediamo appunto qualche suggerimento per creare contenuti sia PDF a partire da un documento di testo. Solitamente si creano con editor, elaboratori di testo come Word di Office, OpenOffice, LibreOffice. Tutti questi software danno la possibilità di creare documenti accessibili. E gran parte di questi suggerimenti si applicano anche ai contenuti web, quindi per chi di voi va a creare documenti, contenuti sul sito, sui vostri siti, possono tornare molto utile. Vediamo, il primo è usare dei caratteri semplici, il Verdano, l'Arial, con stile normale, dimensione minima consigliata è 12 punti, quindi non si vanno ad utilizzare i famosi caratteri serif, quelli con le virgolette, con gli abbellimenti. È un'interlinea compresa tra l'1 e 2 e l'1 e 5, in alcuni casi si può usare anche un'interlinea doppia. Altra cosa che troppi fanno è allineare sempre il testo o centrale o giustificato. Questo non si deve mai fare, l'allineamento deve essere rigorosamente a sinistra. Poi questo vale per i documenti Word, ad esempio, gli allineamenti, utilizzare la tabulazione insita nel programma e non usare lo spazio oppure il tasto Tab. Ad esempio, per andare a interrompere una pagina e passare a quella nuova non si deve dare l'invio
tot volte finché non si arriva all'altra pagina, ma banalmente inserire un'interazione di pagina, evitare i paragrafi vuoti, fornire i documenti di un sommario navigabile, avere sempre la visione dei caratteri nascosti. Vabbè, qua viene spiegato dove andare a cercarle. Scrivere i numeri di telefono e di fax a blocchetti, ovvero magari prefisso spazio 2-3 cifre, spazio 2-3 cifre. Usare punti elenco e elenchi numerati già predisposti, un elenco puntato numerato è più facile da leggere. Scrivere il nome dei file senza spazi bianchi e via dicendo. Cosa non fare, gli errori più comuni, non inserire mai più di uno spazio fra parola e parola, questo perché poi gli screen reader leggono lo spazio a un carattere, quindi gli screen reader vanno a leggere questi spazi, quindi potete immaginare una persona, un cieco, un ipovedente grave che usa uno screen reader, si trova a queste pause molto più lunghe del normale. Non si inseriscono spazi dopo l'apostrofo o prima dei segni di punteggiatura, non inserire mai spazi tra la parola e il segno di interpuzione, non separare mai l'apostrofo con uno spazio dalla parola che segue e non creare allineamenti mediante la barra spaziatrice, questo l'abbiamo già visto. Niente paragrafi vuoti, ovvero premere ripetutamente il tasto invio, anche questo l'abbiamo già visto prima, e poi non inserire immagini troppo pesanti e poi ridimensionarle solo visivamente. Altra cosa sulle immagini, anche in un file Word e poi di conseguenza nel file PDF che verrà creato, anche in questo caso valgono le regole del web, ovvero va data una descrizione e un testo alternativo. Io avrei concluso, lascio magari un po' di spazio per alcune domande se volete. Adesso interrompo la condivisione. Eccoci. Purtroppo, ripeto, il tempo che abbiamo avuto non era moltissimo per vedere veramente bene tutta cos'è l'accessibilità digitale nello specifico ci vorrebbero molte più ore, ma è anche un argomento che se si va sullo specifico del codice della progettazione interessa soprattutto ai tecnici che poi progettano e creano i siti web effettivamente. Se ci sono domande, volentieri. Ma io avrei un attimo un dubbio. Sì. Se è possibile ritornare un attimo all'elenco di quali organizzazioni private sono coinvolte dalla normativa, quella che ha come ultimo termine il 2025, o se questo si estende a tutte le organizzazioni private. Mi sono persa un attimo quell'informazione. Allora, praticamente tutte gli enti privati, le aziende private che producono sia software che hardware che veicola informazioni digitali hanno l'obbligo che il prodotto sia accessibile. Stiamo parlando anche dell'hardware, quindi anche, non so, sparo un nome, la Samsung che fa smartphone, il dispositivo deve essere accessibile, montare un software accessibile e via dicendo. Non so se ho risposto alla domanda completamente o... Sì, sì. E invece per quanto riguarda i contenuti digitali che tutti produciamo, ad esempio il nostro sito. Allora, diciamo, attualmente la direttiva europea parla di aziende private che vendono, in poche parole, quindi che hanno dei prodotti che vanno a vendere, prodotti o servizi che vendono. Per quanto riguarda i siti delle associazioni, dipende. Se ricevono, ad esempio, sovvenzioni da enti pubblici, sì, c'è l'obbligo di rispettare le regole di accessibilità. Solitamente le associazioni hanno delle sovvenzioni pubbliche, quindi bisogna essere accessibili. Rimane la cosa che anche se non si rientra in questi termini, ovvero non si ricevono sovvenzioni pubbliche, non si fa sarebbe buona norma comunque proporre le informazioni in modo accessibile,
anche perché abbiamo visto, a parte la sensibilità in sé verso le persone con disabilità, aiutano anche a livello di business, cioè nel senso già avere una migliore indicizzazione sui motori di ricerca è già tantissimo, insomma. Quindi diciamo l'obiettivo è quello di arrivare a che tutti, chiunque produca contenuti web, lo faccia in modo accessibile, anche perché ormai la formazione esiste, gli strumenti esistono e sono sempre più semplici. Adesso anche i vari CMS tipo WordPress danno già a disposizione il contenuto accessibile. Sembra quasi che si debba andare a volerlo fare non accessibile, diciamo così, in certi ambiti. Chiaramente un minimo di formazione per chi crea i contenuti ci deve essere, quello sicuramente, soprattutto per la semantica, per saper usare il testo, scriverlo in un modo che possa essere compreso anche da chi ha qualche problematica magari a livello cognitivo o, come abbiamo visto, linguistico. Pensiamo ai milioni di immigrati che abbiamo e che purtroppo hanno veramente spesso molte difficoltà con la nostra lingua, insomma. Certo, grazie mille, chiaro. Dimmelo. Thank you, Diego. It was really interesting. And I would say it will be possible that you share the presentation to the ones who are interested in. And I will think about letting it translated into English, so also our visitors and partners who don't speak Italian could use it, because your examples were very, very full and very rich. I really enjoyed it, and I got some very useful information also for our homepage. So thanks a lot. It was the premiere, and I hope you enjoyed it, watching it. We've got over 30 participants in live, which is far more, I have to say, that I expected. But I think it's the topic who was really capturing. And since we've got this law since this year, everybody has to think about it, especially we, who are all some kind of public enterprises. Anyway, thanks a lot. Thank you for participation. I just want to remind you that we are going to have 2 more of these webinars. There will be one in winter with La Piccionaia, if I can remind correctly, and one next year with the Landesmuseum Kärnten Museum, where La Piccionaia will tell about accessibility with performances and theater experiences, and the Kärnten Museum will tell us about how you apply accessibility in a museum or in a public exhibition center. So stay tuned. We will keep you informed. Thank you for having us. Thank you for being with us.